Amici di Moto.it, siamo qui con un caldo africano in Valtrebbia. Sembra la savana, ma siamo vicino a Piacenza. Stiamo provando due moto 1000 e qua davanti trovate una moto che conoscete benissimo, la Suzuki V-Strom 1000. Siamo con il nostro Maurizio Gissi, che ormai ci accompagna a provare tutte le moto da enduro, stradale ovviamente, e dopo le moto col cerchio 17 tocca alle classiche col cerchio da 19 pollici. Suzuki V-Strom abbiamo detto, e a fianco a lei c'è un'altra rivale importantissima quest'anno di questo segmento, è la KTM Adventure 1050. Perché anche KTM ha deciso di tornare in questo segmento di moto da enduro un po' più compatte, più piccole, ma dalle prestazioni abbordabili e dal prezzo più contenuto. Oggi l'abbiamo messa a confronto. Maurizio, nonostante la caldazza paura di oggi, ti tocca partire a descrivere la KTM 1050 che conosci benissimo. Vai! KTM 1050 è una novità 2015, prende un po' il testimone della vecchia 990 Adventure, arriva dopo la 1190 e insieme alla 1290, quindi KTM adesso ha ben 3 cilindrate Adventure. Viene un po' data come modello d'ingresso, ma in realtà è una moto già molto importante nel segmento Adventure. Motore AV di 75 gradi, 95 i cavalli dichiarati, 13.150 euro è il prezzo, al quale vanno aggiunto 880 euro per le borse Givi in alluminio con relativi attacchi. La moto che vedete infatti è una versione, diciamo, standard, equipaggiata con borse attacchi. Tutto quello che vedete fa parte della dotazione di serie, quindi parabrezza regolabile senza attrezzi e paramani fanno parte dell'equipaggiamento di questa KTM 1050. Adesso passiamo invece a descrivervi la Suzuki V-Strom 1000 che ci è stata data da Suzuki Italia in una versione decisamente full optional, Maurizio. Il V-Strom che abbiamo nell'edizione No Compromise e le Yoshimura, quindi la versione top di gamma, di fatto è uguale nella sostanza alla versione base, ci sono degli accessori in più, quindi rispetto alla V-Strom classica, la DL1000, ha le stesse sospensioni, gli stessi freni, stesso motore, quello che cambia sono proprio dotazioni accessori. E possiamo vedere qua abbiamo il paramotore con i fari fendinebbia, il paracoppa, il cavalletto centrale, i paramani e le manopole riscaldabili. Questi sono gli accessori, oltre alle borse chiaramente, con attacchi a scomparsa. La versione invece Yoshimura, quella che appunto abbiamo qui, ha anche lo scarico appunto del famoso preparatore giapponese. La versione base costa 12.490, 1.500 euro in più per la versione L No Compromise e altri 500 euro in più, quindi 2.000 euro in più per avere questa versione che ha anche lo scarico Yoshimura. Vi diciamo subito che hanno un'indole completamente diversa. La Suzuki è una grande moto da viaggio con un motore molto regolare ai bassi, comoda, protettiva, con poche vibrazioni, ma con un carattere anche più gentile rispetto alla KTM. La KTM, che dovrebbe essere la piccola della famiglia Adventure, nonostante i 1050 cc e i dichiarati 95 cavalli, che però abbiamo visto sono anche un po' di più, ha un carattere molto aggressivo che ricorda per certi versi la Adventure 990 di qualche anno fa. È molto reattiva, molto brillante, molto agile e leggera. Come diceva Andrea, sì, KTM è più reattiva, sembra addirittura più leggera della V-Strom. In realtà le moto curiosamente pesano praticamente uguali a moto di benzina. Anzi, se consideriamo la V-Strom senza gli accessori, la V-Strom pesa 5 kg in meno rispetto a KTM. La sensazione di maggior leggerezza che sembra dare l'Adventure viene dal fatto che ha le sospensioni un pochino più alte, un po' più morbide, sembra che si muova più velocemente. In realtà, ripeto, le due moto hanno un peso decisamente uguale. La differenza di guida c'è ed è evidente tra i due modelli. Come ricordava Andrea, la V-Strom è una classica enduro stradale con una vocazione asfalto più che off-road, quindi caricata molto sull'avantreno, molto solido, con meno oscillazioni in frenata e in accelerazione, quindi ha proprio meno beccheggio, no? Mentre invece la KTM, che fra l'altro ha una forcella non regolabile, è più veloce in affondata quando si frena, tende a sedersi di più quando si accelera,
e quindi ha questo tipo di reazione che è più da enduro quasi. In certi momenti sembra addirittura che abbia una ruota da 21 pollici invece da 19, sembra addirittura che abbia le ruote a raggi perché sembra che si muova un pochino, ma è proprio una caratteristica data dalle sospensioni che sono più morbide. Maurizio, quello che dice è correttissimo, infatti la V-Strom ha la classica guida moderna da enduro stradale, è molto caricata sull'avantreno, che ha tanta direzionalità e si guida benissimo sui percorsi misti. La KTM, come state vedendo adesso anche dalle immagini della nostra GoPro, ha invece un avantreno molto leggero e molto agile, è velocissima nei cambi di direzione. Ha un motore, sentite adesso che botte che dà, che spinge come una bestia ai medi regimi, infatti la potenza massima è intorno ai 6.000 giri di questa moto, non è altissima. E il bello della KTM è che nei percorsi misti è molto più veloce della Suzuki nei cambi di direzione, ma questa velocità è dovuta in particolare all'avantreno che è molto leggero, sembra quasi galleggiare, in piena accelerazione il contatto è davvero leggero della ruota davanti. Come diceva Maurizio, la percezione è veramente di guidare una moto con la ruota anteriore da 21 pollici e questa percezione si ha ancora di più in fuoristrada poi. Parlando ancora di KTM è interessante sottolineare come il motore LC8 del 1050 ricorda tantissimo il motore del 990. Infatti fino a 3000 giri non è regolare come il motore Suzuki, strappa un po', lo si sente soprattutto nella catena di trasmissione finale che ciocca un pochino. Però questo motore dai 3000 giri a salire ha una grandissima schiena, è molto pronto, reattivo e divertente. In uscita di curva spalanchi il gas e senti il bicilindrico che reagisce in maniera assolutamente prepotente. La cosa piace quando si guida nel misto. La Suzuki invece ha un carattere molto più diluito, però ve lo spiega il buon Maurizio Gissi. Beh, la Suzuki è una falsa tranquilla, innanzitutto dobbiamo dirlo, perché in realtà è vero che negli intermedi KTM sembra che vada più forte, perché comunque è un motore che si sente di più lo scarico, che vibra di più, che quasi strappa quando si accelera, quindi ti dà la sensazione veramente che stia spingendo. In realtà non è esattamente così, perché se andiamo a vedere poi anche sia i rilevamenti che abbiamo fatto al banco, sia le prove di ripresa, Suzuki ha innanzitutto il vantaggio di essere più elastica ai bassi regimi, per cui con questa moto si prende 2000 giri tranquillamente e quindi a velocità più bassa rispetto ai 2005 della KTM, non strappa come strappa appunto la trasmissione, quindi ti dà l'idea che vada più forte quando stai aprendo, invece questa è molto più fluida, addirittura fino ai 5000 giri ha più cavalli, anche se pochi, la Suzuki, e poi quando ha finito di spingere KTM, Suzuki ha altri 1000 giri ancora di erogazione, quindi anche se le potenze sono abbastanza simili, perché poi alla fine in termini di coppia e potenza sono veramente vicine, ha un piccolo vantaggio Suzuki di 3-4 cavalli e la coppia leggermente superiore. Il problema è che Suzuki ha una coppia più ricca prima, quindi è molto più piatta e ti sembra che non spinga, in realtà addirittura va più forte. Questo che è la differenza tra la sensazione del motore elastico e quello che invece è scorbutico, bello, divertente da usare, ma che poi alla fine paga meno, ha meno estensione nel caso di KTM. Il G7 è bravo a spiegarvela, detto in altre parole vuol dire che la Suzuki è bella gentile e riprende da 2000 giri, la KTM è un po' più brusca ma poi dà delle grandi botte da 3000 giri in poi ed è un po' una moto da hooligan, se togliete il controllo di trazione, ovviamente lontano dalle strade pubbliche, è una moto che va viene impennata con una facilità incredibile, è veramente una moto ignorante quando ci si vuole divertire, altrimenti in viaggio con le sue belle borse del passeggero la KTM sa andare anche come una moto normale, quasi pacifica. Però non pensiate che i 1050 cc rispetto al 1190 e al 1290 sia una cilindrata, una entry level per chi ha paura della potenza, per chi vuole una moto povera. La KTM non è una moto povera neanche in questa versione. Dove l'Adventure è più forte della V-Strom è sicuramente nello sterrato, su questo poi lo spiegherai bene tu. È molto divertente, molto piacevole come ricordavi nel misto, però col fatto che ha questa sospensione più morbide, tende a avere un beccheggio più pronunciato, quando si spinge davvero diventa un pochino più impegnativa da guidare. Da questo punto di vista è più facile la Suzuki, sembra più pesante, sembra più lenta, in realtà poi non lo è quando poi si gira insieme come abbiamo fatto oggi su queste belle strade. Aggiungo con una nota, perché queste moto poi si rivolgono a un pubblico che ne farà un uso a 360 gradi, le moto vanno molto bene anche in città, a parte magari il calore che ha detto Maurizio della KTM, ma quando la temperatura è davvero alta sono moto agili con un'ottima escursione delle sospensioni, una frenata molto pronta, dotata ovviamente di ABS, si comportano benissimo anche in città, magari meglio senza le borse laterali di entrambe perché sono veramente larghe, però sono moto perfette anche per il commuting urbano, come si suol dire.
Finalmente si torna a parlare di off-road con le maxi enduro stradali. Ultimamente con le crossover da 17 abbiamo evitato l'off-road, ma queste moto in fuoristrada ci vanno veramente e vanno bene. La Suzuki è una perfetta moto per andare sugli sterrati, anche per divertirsi, va davvero ovunque. Ma quella che ha delle doti insospettabili, non credevo davvero potesse andare così, è la KTM 1050 Adventure. Come abbiamo detto prima durante la prova stradale, l'avantreno è molto leggero e il cerchio da 19 sembra veramente in tutto e per tutto un cerchio da 21. La moto ha un'ottima direzionalità nella guida in piedi e si guida in maniera meravigliosa su tutti i fondi, anche grazie alle sospensioni che si erano rivelate un po' ballerine su asfalto, nel senso che c'era tanto trasferimento di carico in frenata e in accelerazione. Ma questa taratura in fuoristrada fa miracoli. Non è la moto buona soltanto per andare da A a B, ma è una moto adatta anche per divertirsi un casino da A a B. Adesso cominciamo invece a raccontare come sono fatte e partiamo come sempre dall'ergonomia della Suzuki e della KTM. La KTM si presenta con un ponte di comando molto bello perché ha un'immagine molto aggressiva, anche la strumentazione è essenziale, le finiture sono sicuramente valide e l'ergonomia è molto corretta. In particolare colpisce il manubrio che è una foggia davvero simile ai modelli EXC da enduro di KTM. La strumentazione prevede il quadrante analogico del contagiri e due quadranti LCD che riportano tutti i dati di viaggio, quindi temperatura del motore, benzina rimasta, 2 trip e i settaggi sia del traction control che dell'ABS. Inoltre questa moto prevede di serie 3 mappature del motore, street, rain e sport. Come su tutte le KTM sportive possiamo vedere che sia il traction control, che qui si chiama MTC, che l'ABS sono escludibili per l'utilizzo in fuoristrada. Adesso mostriamo i trip, viaggio 2, viaggio 1, poi abbiamo le impostazioni favorite. Qua abbiamo i riding mode, adesso è impostato su sport ma è facilissimo passare agli altri riding chiudendo il gas. Il comando, il blocchetto è molto semplice, si gestisce facilmente. Questo è il parabrezza standard che assicura già una protezione molto valida dall'aria, anche nella posizione bassa, ai piloti più alti. Io e Maurizio Gissi siamo intorno al 1,85 m e abbiamo un'ottima protezione anche col parabrezza regolato basso. La triangolazione della KTM è validissima, la moto è molto comoda. Si nota, come però anche sulla Suzuki, una larghezza piuttosto abbondante del serbatoio, lo si sente tra le gambe, però questo dà anche sicurezza quando si guida in piedi la moto. Si possono appoggiare bene le gambe e si ha un ottimo controllo. Le pedane sono un pelo più alte e sportive rispetto alla Suzuki, ma comunque molto comode, e adesso lo inquadriamo, c'è la solita gomma che si può rimuovere per la marcia off-road, ma che è sicuramente più comoda nell'utilizzo cittadino o turistico. Gomma che è prevista anche sulle pedane del passeggero. La moto è stata provata anche col passeggero ed è sicuramente comoda. La predisposizione al viaggio è data anche dalle grandi borse che sono in alluminio realizzate in Italia dalla Givi. Come ha detto Maurizio Gissi prima, borse più attacchi costano 880 euro. Lo scotto della V-Strom è più compatto rispetto a KTM, di impostazione quasi sportiva, contagiri analogico di ottima lettura e 2 piccoli display multifunzione. Le varie funzioni si possono comandare da questo interruttore a slitta, molto comodo. Dopodiché si può anche regolare il controllo di trazione. Questa è la selezione del controllo di trazione, impostabile su 2 setting, oppure anche disinseribile per l'utilizzo in off-road. A differenza della KTM, non può mai escludere l'ABS per una precisa politica delle case giapponesi che ritengono l'ABS utile e fondamentale per la sicurezza anche fuori strada. La V-Strom non ha il ride by wire ma una ciatola tradizionale, per cui non ha nemmeno le mappe modificabili, quindi è una sola mappa di erogazione. Per quanto riguarda sempre il ponte di comando, diciamo che questa versione che ha le manopole riscaldabili ha un piccolo difetto perché sono in effetti piuttosto grosse come diametro, no? E anche l'acceleratore, potete vedere qui, ha il cavo esterno, insomma, che quindi non è probabilmente alla lunga, forse qualche difetto potrebbe averlo di resistenza, no? Per quanto riguarda gli specchi, hanno quasi un'impostazione visivamente può essere scooteristica, in realtà questa moto è definita molto bene, è molto curata. Quello che continua a non convincermi molto è la parte del cruscotto con questo spazio molto grande
nel quale naviga la piccola strumentazione, però per esempio è stato rifinito meglio il copro di serbatoio, i paramani sono molto compatti, e per quanto riguarda invece la posizione guida rispetto appunto alla KTM, come ricordava prima Andrea, questa è un assetto molto più stradale, con il manubrio più basso, un pochino più arretrato, e quindi questa è proprio un enduro stradale, mentre KTM ha veramente, come dicevi tu Andrea, un assetto che ricorda molto le KTM da enduro. Per quanto riguarda la sella invece, V-Strom direi che è più comoda rispetto a KTM, che è un pochino più rigida. Anche il cupolino della V-Strom è regolabile in inclinazione ma non in altezza. Qui lo possiamo vedere a diverse posizioni, poi per sbloccarlo lo si manda in fondo e torna giù. Diciamo che il riparo è buono, fino ai 160-170 orari ripara molto bene, ma le turbolenze ci sono, quindi da questo punto di vista KTM protegge meglio, e soprattutto usando il casco col frontino dà meno fastidio. Qua invece il frontino inizia a vibrare già a 110 all'ora. L'altezza per entrambe le moto è 850 mm a terra, quindi è la stessa. Il vantaggio, se parliamo di borse di V-Strom, è che gli attacchi sono integrati e le borse sporgono molto meno rispetto a quelle della Adventure, anche se sono più piccole come capacità. Però per esempio in città queste si usano senza difficoltà, quelle sono sconsigliate, vanno proprio smontate nel traffico perché sono eccessivamente larghe. È vero che la KTM ha un vantaggio di capienza delle borse, ma ha un evidente svantaggio nella larghezza complessiva, che nel traffico richiede molta attenzione, anche perché Maurizio, le valigie d'alluminio sono belle robuste, se agganci una macchina le porti via un paraurti senza problemi. Mentre la Suzuki ha una chiave sola che comanda blocchetto d'accensione e borse, la KTM che abbiamo in uso ha la chiave per il blocchetto e poi il mazzo di chiavi separato per le borse, che non è comodissimo, funziona ma non è pratico. Restando in tema di comfort, va detto a vantaggio della V-Strom che le vibrazioni sono di entità più ridotta rispetto a KTM. KTM inizia intorno ai 5000 giri, è un motore comunque un pochino più ruvido, si fa sentire, non saranno fastidiosi, lo direi anche tu poi Andrea, però si sentono un pochino, mentre sulla V-Strom sono veramente impercettibili. E anche il calore che trasmette il motore, qui abbiamo un telaio in alluminio contro un telaio tubolare, eppure questo motore scalda meno le gambe. Siamo in estate, fa molto caldo, quindi questo aspetto emerge, mentre magari in altri periodi dell'anno con altre moto ce ne accorgiamo meno, adesso lo sentiamo. E direi che in città di questi giorni a Milano, che fa molto caldo, KTM diventa addirittura fastidiosa, mentre con V-Strom si riesce ad andare. Va anche detto che con 37 gradi una moto 1000 o 1200 che non scaldi non l'hanno ancora inventata, forse le moto elettriche arriveranno con meno calore. L'avete capito, KTM è fatta per emozionare e anche per i viaggi e avventura, persino in Africa. Suzuki devi divertirti un mondo a farvi le vostre vacanze in giro per Europa. Va bene, sapete cosa vi dico? Io vado a farmi ancora un bel giro in Valtrebbia. Mamma Gix, quanto sei noioso, io vado a farmi un bel giro in sterrato con la mia KTM. Ciao ciao! Ciao, alla prossima!